Benvenuti su Speciale Carrozzeria. Ciao a tutti e benvenuti su Speciale Carrozzeria. Allora, oggi vediamo la colla a caldo, i principi della colla a caldo. Cominciamo subito analizzando questo bollino. Quindi se tu lo guardi vedrai che il contorno, le spallette del bollo sono un pochettino alte e noi abbiamo sempre detto di abbassare subito se ci sono dei punti alti, vedi? Qui intorno è alto e qui anche, mentre la parte più bassa ce l'abbiamo qua. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad abbassare queste puntine alte. Ora prendiamo la nostra ventosina e come deve lavorare la ventosa? Allora, il centro della ventosa deve combaciare col punto più basso del bollo. Non è semplicissimo, è una questione di allenamento, quindi mi raccomando, allenati, metti un pochino di colla nel centro della ventosa e poi lo vai a posizionare nel punto più basso del bollo. Quale problema potresti incontrare in questa fase te lo faccio vedere immediatamente. Allora, tu metti la colla sulla ventosina, vai a posizionarti nel punto più basso del bollo. Dilate your iris, no hold on me, I'm wireless. Break up the silence, be loud, be bold, don't fight. Ma ahimè, quando tiri vedrai che non hai ottenuto nessun risultato. Cosa devi fare in questo caso? Alcol, dai una bella sgrassata al punto dove devi trattare e il gioco è fatto. Se ti rimane della colla che non vuole venire via con le mani e basta, cosa fai? Alcol e voilà. A questo punto asciughiamo, controlliamo e poi si va avanti. Quindi cosa succede? Se c'è un puntino alto come c'è in questo caso, allora si va ad abbassare, che lo fai col martello o che lo fai col tap down, non importa, l'importante è andare ad abbassare i puntini alti. Poi ricontrolli, se c'è un puntino basso metti un'altra ventosa, se ci sono ancora puntini alti li abbassi, ok? Una volta che hai preso confidenza con il martello, li fai col martello, all'inizio li farai quasi tutti col tap down. Questa è la tecnica base per usare la colla a caldo. Il consiglio che ti posso dare è tira pian pianino, attenzione perché a volte tiri e fai delle punte modello naso di Pinocchio e lì assolutamente non ci siamo, non va bene, non bisogna farlo, ok? Quindi pian pianino.
rimane buono il consiglio che ti ho dato nella scorsa puntata, cioè impara prima ad usare le leve e diventare bravo con le leve, sia ad usarle che a vedere, a scoprire, a risolvere i difetti, e poi passi alla colla a caldo, altrimenti rischi di andare in totale confusione e non fai né uno né l'altro. A questo punto, prima di andare avanti, devo fare una premessa doverosa. Allora, questo non è un mestiere facile, questo non è un mestiere per tutti, e soprattutto non basta procurarsi delle belle leve, una bella lampada eccetera per diventare un levabolli. Purtroppo succede che se ti metti a guardare un levabolli professionista mentre lavora, l'impressione che avrai è più o meno questa qui, guarda. Vedi una persona che arriva in officina, difficilmente lo vedi arrivare presto come gli altri, normalmente arrivano sempre anche un po' più tardi, verso le 8:30, 9, sono pochi quelli che arrivano alle 8 come tutti, ma lascia perdere questo. Lui comincia il suo lavoro, tu lo vedi, lo guardi, lui è una persona tranquilla, rilassata, lo vedi sempre sorridente, spesso con gli auricolari nelle orecchie, mentre lavora parla al telefono, ascolta musica, alle 4:30, 5 ha finito e si è messo in tasca una cifra che magari tu ci metti una settimana o più per ottenerlo, ok? Questa cosa qua ti fa accendere una lampadina, quasi quasi. Cavolo, mi compro l'attrezzatura, lo faccio pure io, perché no? Dietro le quinte però è tutta un'altra storia, cioè quello che tu stai guardando in realtà è una persona che alle sue spalle ha 15-20 anni di esperienza, che ha fatto un percorso lungo e difficile fino a diventare talmente bravo che ti fa sembrare facile una cosa che in realtà non lo è per niente. Benissimo. Fatta questa doverosa premessa, se ti sei demoralizzato, sappi che questa non è la tua strada. Se invece ti sei incazzonito e hai veramente voglia di continuare, di fare e di imparare, allora il consiglio più prezioso che ti posso dare oggi è: trova una persona disposta ad affiancarti, un professionista bravo disposto a lavorare con te, a affiancarti e a spiegarti veramente bene e di persona come si fa il lavoro, un vero e proprio affiancamento. Questo è l'unico modo per fare il salto di qualità. Non è un corso di 3-4 giorni, né tantomeno una manciata di video. Non sono queste cose che ti possono trasformare in un levabolli, ma un affiancamento con un levabolli bravo, questo sì. Ed è quello che in realtà abbiamo fatto tutti. Per chiudere questa puntata ti lascio un allenamento. Allora, prendi il cofano, quello con cui ti alleni, trova il bollino più piccolo che c'è nel cofano, se non ne hai piccoli così faglielo tu, guarda come deve essere, poi prendi la leva più cattiva, più appuntita che hai e piano piano, con tante piccole spinte, tira su questo bollino senza fare punte, ok? Benissimo ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e non mi resta che augurarvi una buona settimana, buon allenamento e ciao!